Buongiorno, oggi sono qui finalmente per darvi la nuova ricetta 2023 del panettone, il panettone che io farò con l'Icoli. Adesso vi faccio vedere come ho fatto questo panettone e naturalmente voi potete fare anche con la madre solida. Io poi nella descrizione vi metto la conversione per fare la ricetta anche con la madre solida, è proprio una cosa semplicissima. Naturalmente vi faccio vedere come si può fare anche con il lievito madre liquido. Come potete vedere potete avere dei bellissimi risultati. L'unica cosa che può cambiare è il sapore, che è un po' più delicato con il lievito madre liquido, mentre con la pasta madre solida è un po' più marcato e naturalmente un po' più deciso come sapore. Io adesso questo l'ho fatto con gocce di cioccolato per proporvi una cosa un attimo diversa da quella dell'anno scorso, ma potete naturalmente usare candite e uvetta come nella ricetta dell'anno scorso, naturalmente facendo riferimento alla glassa di mandorle. Trovate comunque tutto scritto in descrizione nella scorsa ricetta per quanto riguarda il mandorlato. Vi propongo però di provare questo nuovo impasto, perché sicuramente in base alla mia, esperienza l'ho migliorato e quindi penso che sia veramente una cosa eccezionale stavolta, e non credo che cambierò più di tanto più avanti, però non si sa mai. Quest'anno sicuramente io vi propongo questo, il panettone 2023, per cui armatevi di lievito madre, liquido o solido che abbiate, e seguite tutto il video fino in fondo. Mi raccomando, sigla e ingredienti del primo impasto. Primo impasto: farina tecnica 220 g, acqua 90 g, tuorlo 60 g, zucchero 75, burro 80, licoli 95 g oppure 70 g di pasta madre solida, aggiungendo 20 g sul totale dell'acqua del primo impasto. Adesso formate un'autolisi con acqua, tuorlo e farina, tutta l'acqua, tutto il tuorlo e tutta la farina. Bassissima velocità 1 per circa un paio di minuti, quando riuscite a inglobare un po' tutti gli ingredienti senza ovviamente arrivare ad impastarli. Lo lasciate a temperatura ambiente, se avete 20 gradi, per 20 minuti, un'ora al massimo. Poi inglobiamo anche il lievito madre. Ecco, se avete magari temperature un po' più alte, mettetela magari in frigo l'autolisi, che va benissimo, perché altrimenti rischiamo di riscaldare proprio troppo dopo l'impasto, ecco. E adesso ci vorrà un attimo, magari un paio di minuti, comunque a velocità molto basse, prima velocità o seconda velocità direi, per inglobare il lievito madre. Però comunque vedrete che piano piano, con la pazienza, come me in questo momento, ci riuscirete. Adesso piano piano inseriamo lo zucchero, che è tanto comunque su questo primo impasto, per cui un po' alla volta, mettetelo magari in 4 volte, ecco, state molto attenti ad usare pian piano gli ingredienti, soprattutto poi se avete magari la planetaria, dosateli un po' alla volta. Anche lo zucchero non bisogna esagerare a metterne troppo. E poi alla fine mettiamo i cubetti di burro da frigorifero, così evitiamo di surriscaldare l'impasto, non arriviamo a 28 gradi, che è troppo. Bisognerebbe sempre tenere, specialmente con l'Icoli, la temperatura sotto i 25-26 gradi, altrimenti poi rischiate che diventi lattico l'impasto, l'ho già detto, ed è rischioso. Per cui cerchiamo sempre di controllare la temperatura mentre impastiamo. Anche il burro lo mettiamo un po' alla volta. Vabbè, con la spirale sicuramente è più facile.
Con la planetaria magari aspettate un attimo che si sia inglobato, poi ne mettete ancora un po', ecco, tenete sotto controllo la temperatura. In caso sia superiore ai 25-26 gradi vi fermate, non c'è nessun problema, vi fermate un attimo, 5 minuti, 10 minuti, quando scende un po' la temperatura potete ricominciare tranquillamente. Ecco, noi siamo su 21 gradi, qua mi segna, potrebbe essere anche 22. Ma va benissimo come chiusura impasto, 22-23 gradi, perché adesso abbiamo praticamente finito. E poi questo impasto lo dobbiamo lasciare non a temperature molto elevate, ma anche con la madre solida non vi consiglio temperature elevate in cella. Potete usare la cella per mantenere la temperatura come faccio io, lo metto, siccome poi di notte può essere che scenda magari a 19 gradi la temperatura, in casa mia adesso ne ho 21, metto la cella a 21 gradi. In questo modo posso essere sicura che non mi scenda la temperatura, che sia più stabile l'impasto. Adesso lo metto in questa bellissima ciotola e deve salire a 2 volte e mezzo, vedete che è quasi sull'1, quindi quando sarà quasi su 2,5 sarà pronto per il secondo impasto. Lo lascio come vi ho detto qua, altrimenti se avete 20 gradi comunque va benissimo, può metterci un'oretta o 2 in più, ecco, circa 15 ore al massimo, diciamo, per avere le 2 volte e mezza, ecco. Poi comunque tenetelo sotto controllo, la mattina seguente guardate, deve essere in questa maniera, vedete dentro è molto alveolato. Secondo impasto, primo impasto 2 volte e mezza, farina tecnica 70 grammi, malto diastasico, zucchero 35 grammi, tuorlo 45, burro 90, sale 3 grammi, acqua 20 grammi e 20 grammi di pasta d'arancia, oppure mixare 13-15 grammi di miele d'acacia con la buccia di 2 arance e un limone e 250 grammi di gocce di cioccolato, oppure altre sospensioni che desiderate voi. Allora, cominciamo subito mettendo il primo impasto all'interno con il malto e la farina. Iniziamo con velocità, mi raccomando, molto basse, appunto perché abbiamo inserito tutta la farina assieme e lavoriamo su velocità un attimo moderate, proprio per favorire l'inserimento della farina al primo impasto. Piano piano, anche qui servono magari un paio di minuti a bassa velocità e poi tranquillamente otterrete questo risultato, senza surriscaldare l'impasto, mi raccomando. Iniziamo pian piano a inserire il nostro zucchero, che è comunque molto poco, quindi in un paio di volte comunque riuscirete sicuramente a inglobarlo senza problemi. Proprio senza problemi, perché è poco sul secondo impasto, è molto di più sul primo in questo caso. Ecco, pian piano lasciamo sempre velocità 1, velocità 2, basse velocità nell'inglobare, così non surriscaldiamo niente, e andiamo ad inserire il tuorlo. In questo caso abbiamo un bel po' di tuorlo da inserire, per cui vi consiglio comunque di inserirlo magari in 3 o 4 volte. Piano piano aspettate che sia ben assorbito e poi ne inserite ancora in questa maniera. Guardate, appena si è assorbito, naturalmente anche adesso dovete assolutamente tener conto della temperatura e misurarla, mi raccomando. Fermatevi poi se vedete che è troppo surriscaldato. Appena avete un attimo inglobato l'ingrediente vi fermate e poi continuate. Dopo 10 minuti basta far raffreddare l'impasto con la planetaria. Adesso inseriamo la pasta d'arancia, oppure vi ho già detto miele con la buccia delle arance, mi raccomando solo la buccia tritata, la buccia, non la parte bianca, naturalmente. Andiamo a inglobare anche questo, che dà, diciamo, l'aroma al nostro impasto. Potete già prepararlo, se fate diversi panettoni potete già prepararlo in un barattolo come pasta d'arancia
e adesso andiamo a inserire anche a filo, magari con un dosatore, la nostra acqua, che è solo 20 grammi, ma comunque va inserita piano piano anche quella. E appena avete finito di inserire l'acqua, l'ultimo goccetto d'acqua, mettete il sale, poi 3 grammi di sale per chilo di panettone. Adesso io naturalmente sto facendo un paio di panettoni, così vi faccio vedere un po' più adeguatamente l'impasto nella macchina, perché a farne soltanto uno comunque riesco tranquillamente, lo faccio diverse volte con questa macchina per fare delle prove, però ecco, mi sembrava più giusto farvi vedere l'impasto che fa un po' meno fatica, quindi con 2 panettoni. Io la dose ve la do naturalmente per un panettone, poi così moltiplicate in base a quello che volete voi. Stiamo su 21 gradi, sarà 21-22 gradi, e stiamo inserendo il burro piano piano, il burro. E adesso, quando abbiamo inserito il burro piano piano in 3-4 volte, naturalmente andiamo a inserire le nostre sospensioni. Adesso fermate la macchina come vi ho fatto vedere, le mettete il più possibile distribuite, poi il resto lo andate a spargere mentre va la macchina, un paio di minuti sulla prima velocità, comunque sulla velocità 0 o 1, quella che avete, un paio di minuti, non di più. Ecco, appena vedete che sono ben distribuite, potete anche farlo in fase di quando fate le pieghe, se preferite, però secondo me velocizzate le cose se avete già tutto all'interno della macchina, soprattutto se avete la spirale. Adesso abbiamo finito, sono passati 2 minuti, possiamo estrarre l'impasto e lo lasciamo un paio di ore, diciamo, in puntata all'interno di un contenitore con il tappo. Adesso, dopo 2 ore, ho preso il mio impasto e vado a fargli tutto quanto assieme un bel giro di pieghe in questa maniera. È normale che si attacchi un pochettino, non preoccupatevi. Adesso facciamo un bel giro di pieghe, anzi ha proprio un bel aspetto, diciamo. Lo rimettiamo nel nostro contenitore e facciamo ancora un'oretta, un'ora al massimo di puntata. Dopodiché adesso io, siccome ho 2 panettoni, devo effettuare lo staglio, per cui divido. Effettuate lo staglio anche voi se fate più di un panettone, lo dividete, pesate naturalmente che siano più o meno uguali, magari se c'è una differenza di 10-20 grammi lasciate perdere, come in questo caso. Adesso andiamo a fare questo girettino di pieghe praticamente per formare il panetto. Ecco, andiamo a fare anche il secondo, facciamo un girettino di pieghe, così in questa maniera resta più sodo naturalmente l'impasto e il panetto. Lo faccio anche sul secondo panettone, pesiamo, ok, più o meno uguale praticamente, sono su 1,80 kg, 1,90 kg, poi non ci sarà nemmeno la glassa con questi. Se la volete fare poi la fate, naturalmente fate riferimento al mio primo video. Ecco, io adesso sto usando il pirottini, questi qui in cartone rigido, vi lascio il link in descrizione, e praticamente adesso vado a pirlare in questa maniera. Con una mano tengo fermo, con l'altra giro sotto con questa spatolina molto comoda per fare questo lavoro. Anche di questa vi lascio naturalmente il link, è facilmente reperibile comunque, guardate, perché devo soltanto girare la parte che si trova sotto al nostro panetto e poi la andiamo a mettere nel pirottino, e qui, diciamo, con lo stampo alto li lasciamo fino a 3-4 cm dal bordo, diciamo, calcoliamo il bordo naturalmente 3-4 cm, mentre con lo stampo basso dobbiamo aspettare 2 cm
1,5 cm, 2 con lo stampo basso, perché naturalmente tutto cambia. Vi lascio il link di entrambi. Li lasciamo su 23 gradi e l'ultima oretta li lasciamo scoperti. Dopo circa 4-5 ore abbiamo già il livello adeguato per infornare, per cui vi faccio vedere in questo video il taglio che dobbiamo effettuare al panettone, perché nell'altro non ve l'ho fatto vedere. Vi ho fatto vedere come si fa la glassa nel primo video e lì non si doveva assolutamente effettuare il taglio. Invece adesso facciamo questa incisione. Come si deve fare? Allora, con una lama molto affilata poi si è creata la pelle, perché l'ultima ora l'abbiamo lasciati scoperti. Sto facendo questo piccolo lavoretto, tenete pian piano delicatamente la pelle che si è creata e sotto andate a tagliare in modo da aprire proprio lo strato sotto che è rimasto intatto. Vedete come si è creata la pelle? Praticamente un'ora e mezza scoperti, senza pellicola. La pellicola vabbè ci aiuta un attimino con la lievitazione, però se li lasciate scoperti, che sia a temperatura ambiente, che sia in cella, naturalmente a temperatura ambiente ci metteranno magari un'oretta o due di più, è naturale. Allora prendete il burro e praticamente 3-4 pezzettini di burro li mettete sotto alla pelle che abbiamo un attimino separato e poi andiamo a chiudere in questa maniera. Mi raccomando, sempre burro da panna per i panettoni, soprattutto anche per l'impasto. Mettete sotto alla pellicina un pezzettino per ogni lato. Adesso inforniamo. Siccome inforno stavolta sulla teglia, l'ho preriscaldata. Mentre facevo scaldare il forno ho scaldato anche la teglia sui 150 gradi. Siccome ne faccio due, metto la modalità ventilata, altrimenti potete lasciare anche statico, e anche sulla griglia va comunque bene. Allora a 40-45 minuti inserite le sonde in questa maniera. Ecco, questo è un termometro a 2 sonde, lo potete trovare nei miei link qua sotto su Amazon. Costa poi tra l'altro molto poco, è economico. E poi alla sveglietta, quando arriva a 94 gradi al cuore, li infilzate e li lasciate capovolti tutta la notte tranquillamente fino alla mattina dopo, quindi almeno 9 ore comunque se lo fate durante il giorno. E voilà, questo qua è il risultato. La mattina seguente adesso uno dei due lo andiamo a impacchettare, perché non lo mangiamo naturalmente subito, però comunque entrambi vanno messi nel sacchetto, perché bisognerebbe aspettare diciamo 48 ore per assaggiarlo, perché così tutti i sapori si uniscono. Adesso io ne apro uno per farvelo vedere. Per mostrarvi il risultato, che è questo. Diciamo un bel risultato, a me piace e sono molto contenta. Si vede che è proprio un prodotto soffice, ma veramente soffice. Per questo vi consiglio di provare questa ricetta, è comunque semplice. Non è molto più complicata rispetto all'altra, ma vedete, guardate che prodotto molto soffice, e vi garantisco che è scioglievole, perché comunque non è la prima volta che lo faccio e quindi che lo mangio. Guardate. Quindi dico a tutti, mettete un bel like, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime video ricette, tanto naturalmente tutto gratuito, e provate questa nuova ricetta. Armatevi di lievito madre, liquido o solido come vi ho detto, e provateci, perché questa è davvero la migliore ricetta che io abbia mai fatto, per cui provateci. Se vi siete trovati bene con quella dell'anno scorso, vi troverete ancora meglio con questa di quest'anno. In descrizione vi metto la conversione per fare la ricetta con lievito madre solido. Tutti gli ingredienti li trovate naturalmente nelle pagine che ho messo all'interno della videoricetta.
lì pagina all'interno prima, diciamo, di ogni impasto, prima del primo impasto e prima del secondo impasto. Poi naturalmente vi metto tutti i link utili degli articoli che io ho utilizzato e che potete trovare su Amazon. Vi metto il link così potete trovarvi direttamente su Amazon, non so, sulla pagina del pirottino, la pagina dello spillone, la pagina del malto, delle gocce di cioccolato apposite per i panettoni, e quindi vi metto comunque tutti gli articoli utili, ricordandovi che c'è anche il mio shop Amazon, lo spazio Amazon che mi ha riservato Amazon, diciamo, per i miei follower, per consigliarvi dei prodotti idonei al mondo dell'arte bianca. Io vi saluto, spero tanto che vi sia piaciuto questo video, naturalmente ve l'ho già detto, mettete un bel like e alla prossima!